Salve a tutti e ben ritrovati, io sono Michele Cammisa e in questa breve sessione vorrei introdurvi degli elementi di modellazione freeform. In particolare vorrei introdurre questo tipo di modellazione con l'utilizzo delle superfici. Ho raccolto delle indicazioni che mi sono state suggerite anche via web e ho pensato di sviluppare questo oggetto che è piuttosto comune, un elemento decorativo in ferro battuto e contiene comunque degli elementi sicuramente indicativi per questo tipo di modellazione. In particolare è utile perché la sua geometria apparentemente complessa può essere ottenuta in modo semplice intersecando delle superfici. Quindi prima di più che illustrare direttamente dal modello, lo costruiremo insieme direttamente. Apriamo un nuovo documento e effettuiamo prima una spline che definirà la geometria del fuso, che poi andremo a intersecare scusate, con un elicoide. Per costruire questa spline sarà utile avere una griglia di riferimento sulla quale appoggiare i punti di controllo della spline. Creiamola chiaramente di costruzione e assegniamogli delle dimensioni. Diciamo che un box di ingombro di 15-16 cm può essere proporzionato. E per quanto riguarda la definizione delle altre quote, utilizzo l'ordinata orizzontale o l'ordinata verticale. In questo caso l'ordinata orizzontale e nell'altro caso in verticale utilizzerò un'ordinata verticale. Lavoro in simmetria, che è sempre comodo, per cui definisco un piano, una linea di mezzeria, nuovamente con lo strumento di quota. Questa volta opero su un'ordinata verticale. Scusate, sarà opportuno prima definire la geometria della spline. Quindi prendiamo il comando di spline, il primo punto lo inseriamo nel vertice, il secondo sulla seconda linea, il terzo sulla terza e così via. Ripetiamo l'operazione chiaramente dal lato opposto e la spline si caratterizzerà fondamentalmente con i valori delle quote. Quindi riprendiamo l'ordinata verticale e quotiamo questo punto e gli altri due chiaramente in modo simmetrico. Supponiamo un 25-45 mm. E a questo punto l'ultimo ritocco è direttamente sulla geometria, per cui selezioniamo l'elemento, clicchiamo sul vettore di direzione della curvatura della tangenza e lo imponiamo verticale. Idem su quest'altro vertice. A questo punto la geometria è caratterizzata. Possiamo passare alla definizione della superficie di rivoluzione. Chiaramente non riconosce un asse essendocene diversi, e quindi definire la nostra geometria, il nostro fuso. Ora ci accorgiamo anche immediatamente che le dimensioni possono essere migliorate, quindi andiamo a stabilire 5 mm, 15, 25 e 35, spero siano più proporzionate. Con un CTRL Q riaggiorniamo e il fuso sembra avere dimensioni più congrue. Bene, dobbiamo costruire adesso l'elicoide che andremo a intersezionare poi col nostro fuso. Banalmente prendiamo un piano e costruiamo l'asse di sviluppo verticale. Usciamo fuori, sempre nel piano verticale costruiamo invece il segmento orizzontale che darà poi vita allo sviluppo dell'elicoide. Mettiamo una quota sufficientemente grande per debordare, comunque per essere sicuri dell'intersezione col fuso, e procediamo con un'operazione di sviluppo. Il nostro profilo sarà il segmento orizzontale, il nostro percorso sarà il segmento verticale. In queste condizioni andremo a scegliere non la condizione standard ma l'avvolgimento intorno all'asse. Scegliamo non i gradi ma i giri, perché è più comodo. Un giro sostanzialmente sono 360 gradi e procediamo.
Sostanzialmente il gioco è già fatto, perché basterà intersezionare questi due elementi, quindi negli strumenti dello schizzo, scegliere l'intersezione della curva, e quindi abbiamo ottenuto direttamente uno schizzo 3D che rappresenta la geometria del nostro percorso. Scegliamo dunque piano di partenza, il piano superiore, e schizziamo la sezione del nostro ricciolo. Supponiamo sia una sezione rettangolare o quadrata, 3 mm, e costruiamo il nostro solido, il nostro ricciolo, con un'operazione questa volta solida, una sweep solida, e quindi avvolgendo direttamente la sezione lungo il percorso del ricciolo che abbiamo creato precedentemente. Se vogliamo impostare un colore possiamo farlo da subito, altrimenti successivamente, ma il gioco è sostanzialmente terminato, perché si tratterà di effettuare una ripetizione circolare del nostro ricciolo, quindi del nostro corpo solido, intorno all'asse. Scegliamo anche 7 ripetizioni, c'è ancora spazio, quindi possiamo metterne anche 8, e l'oggetto sostanzialmente è terminato. Ora magari c'è qualche ritocco da fare, la sezione potrebbe essere leggermente più piccola, ma diciamo si tratta di scalature parametriche che il modello ci consente di effettuare. Bene, io spero che gli elementi introdotti possano esservi utili, e come al solito vi saluto, vi aspetto alla prossima. A presto!